agente Massi. Ci risulta che lei si reca spesso a Londra alla ricerca delle ambientazioni dei film di James Bond. La sua missione, se dovesse accettarla, stavolta sarà di localizzare le location dei film della serie Mission Impossible. Come sempre, se lei venisse catturato, YouTube negherà di essere stato a conoscenza dell'operazione. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. Mi trovo in Air Street. All'inizio di Mission Impossible 5 vediamo Tom Cruise emergere in superficie dalla metropolitana di Piccadilly Circus. Fa giusto 2 passi per andare nel negozio di dischi. Sì, è la terza vetrina. Altre scene sono state girate al cimitero di Brompton e la cupola sullo sfondo l'abbiamo già vista, sebbene dall'altro lato, in GoldenEye. La stessa ambientazione è stata utilizzata nella parodia Johnny English, mentre vediamo il Westminster Bridge anche alla fine di Spectre. Il Parlamento e il Big Ben vengono inquadrati in molti film di 007 per farvi vedere che ci troviamo a Londra. Ma da questa panchina in effetti c'è un'altra quasi buona location. Proprio in fondo a questa passeggiata lungo il Tamigi troviamo un lampione dove George Lazenby fece le sue prime foto promozionali come il nuovo 007. E ulteriori scene sono state girate qui, alla sempre affollatissima stazione ferroviaria di King's Cross, attaccata alla stazione ferroviaria internazionale di St. Pancras, dove invece abbiamo visto girato alcune scene di GoldenEye e dove c'è il famoso binario di Harry Potter. Alla fine di Mission Impossible 5 vediamo il protagonista Ethan Hunt arrivare con sullo sfondo l'inconfondibile Tower Bridge e arriva in un locale che è stato messo qua per motivi di scena proprio davanti alla torre di Londra, perché in realtà non esiste. Ma appena inizia l'inseguimento, come di solito succede nel mondo del cinema, ci catapultiamo da tutt'altra parte, qui a Bellegarde, nel quartiere di Temple. L'inseguimento inizia proprio lungo questa strada. Riconosciamo il cancello e la cabina telefonica. E da qui ci infiliamo in quel vicolo nella zona di Middle Temple. Ethan e Ilsa tornano giù da questa via quando a un certo punto una macchina incrocia la loro traiettoria. Così sono costretti a infilarsi in questo tunnel, quindi da Brick Court a Pump Court. Siamo nell'area di Middle Temple. Qui in Pump Court ingaggio in un combattimento con un paio di seguitori.
sempre nei pressi di Pump Court, questo colonnato avviene lo scontro tra Izza e il cattivo di turno, che culmina con lo scontro finale usando solamente un coltello all'arma bianca. Scrisseva di più. Siamo proprio nel pressi di Temple Church. Altra location di un film famoso come Il Codice da Vinci. Il quinto capitolo di Mission Impossible Rogue Nation è uscito nel 2015, lo stesso anno in cui è uscito anche Spectre, e qualcuno ha notato similitudini nella trama. Sicuramente i due film condividono la specifica location del Blenheim Palace, nell'Oxfordshire, così come la storia porta entrambi i protagonisti in Marocco. Parte del film con Tom Cruise si svolge poi durante l'esecuzione dell'opera lirica Turandot di Giacomo Puccini a Vienna. Questo ci rimanda a Quantum of Solace del 2008, dove pure 007 si reca in Austria per assistere a un'opera lirica. Stavolta siamo a Bregenz, sul lago di Costanza, dove viene rappresentata la Tosca, di nuovo un'opera di Puccini. Stanno entrando nel cimitero di Brompton, Boff. Abbiamo poi visto il cimitero di Brompton, già utilizzato 20 anni prima in GoldenEye, ma che ha fatto da ambientazione anche alla parodia del 2003 Johnny English. Esistono numerose altre connessioni tra la serie di film di James Bond e quelli di Mission Impossible e Johnny English. Le analizzeremo in un altro episodio. A presto, con nuove location bondiane.